Eccoci qui, una bella giornata in spiaggia, sempre in compagnia di Francesco e Isa. E ora è arrivato un triste momento. Anche le belle cose finiscono, anche le belle cose hanno pur sempre una fine e per questo restano belle però. Francesco e Isa tornano a Gran Canaria e quindi ci lasciano. Hanno fatto questi pochi giorni ma gradevolissimi assieme a noi. Ciao belle. Ora vi salutiamo e... Salutiamo, piangiamo un po'. Un po' di dispiacere. Ciao. Oh, ma un abbraccio di gruppo. Adesso un paio d'orette di mare. Dai Mauro che ci scappa di andare al mare. Ci scappa al bagno? Sì. Vai, bagniamoci. Nonostante il vento, qualche oretta di mare ce la facciamo. Ma là è tutto riparato, sotto la montagna roja si sta veramente bene. Quasi sempre senza fretta perché poi nessuno ci aspetta. Noi adesso andiamo al mare perché poi vogliamo sognare. Ecco. Siamo in spiaggia. Buongiorno a tutti, c'è anche Mauretto. Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, ieri sera siamo arrivati qui in questo paesino che si chiama Capoblanco, un piccolo borghetto a 7-8 km da Los Cristianos. Avevamo una cena con degli amici italiani, quindi ci siamo fermati qui, loro ci sono venuti a prendere, abbiamo mangiato insieme, fatto due chiacchiere, eccetera, eccetera. Non abbiamo ripreso perché poi la sera è bello anche stare un po' in compagnia e non solo riprendere, ma farsi due chiacchiere in tranquillità. Comunque, adesso da qui ripartiamo, siamo in un parcheggio proprio nel centro del paese, un parcheggio molto ampio, quindi niente di particolare. Però da qui ci dobbiamo muovere e andiamo a scoprire altre cose. Innanzitutto andiamo a salutare altri amici. Qui a Tenerife abbiamo conosciuto un sacco di gente, tantissimi italiani e pian piano li stiamo rincontrando tutti e salutandoli. E quindi proseguiamo il nostro viaggio e vedrete dove andiamo tra poco. Quindi, salutati amici, fatta lavanderia, cambio acque grigie, chiare, scure, eccetera, eccetera, e speriamo di trovare un posto per sostare la notte. Qui il vento da nord-est, le alisei soffiano non poco, quindi ora vediamo dove siamo un po' più riparati. Siamo tornati al faro di Abona perché ci era piaciuto non appena siamo sbarcati a Santa Cruz de Tenerife. Di qua siamo passati ma non riusciamo a fermarci da nessuna parte, quindi risaliamo un po' più a nord, andiamo a cercarci un posto un po' più riposto. Peccato perché qui è un posto davvero carino, molto wild.
Qui a Candelaria, Tenerife, Isole Canarie, abbiamo trovato il gasolio e la benzina, la gasolina a 0,989, quindi meno di €1. Erano più di 20 anni che non vedevo una cifra così bassa per il gasolio. Incredibile. Abbiamo pagato meno dei litri messi, 67,50 per 68 litri e 25. Incredibile. Siamo arrivati a Santa Cruz de Tenerife. Siamo posteggiati dal Palmetium, che è vicino al porto. Betty sta finendo di lavorare in camper, deve editare l'ultimo video che deve uscire già domani, quindi siamo un pochettino in ritardo. Io ne approfitto, faccio un giro qua nella zona portuale di Santa Cruz, perché dobbiamo trovare un paio di cose che domani vogliamo fare. Qui siamo in questo bel luogo dove, oltre al bel parco dove abbiamo posteggiato il camper, c'è anche questa bella area, eccola qua, con piscina, ristorante, e adesso qua dietro di noi c'è l'auditorium che assomiglia particolarmente al teatro di Sydney. Questo è il parco marittimo di César Manrique, adesso è un po' in manutenzione ma è aperto e può essere utilizzato, anzi viene utilizzato dagli abitanti di Santa Cruz ed anche da dei turisti. Molto molto carino. Oltre all'auditorium ci sono delle belle strutture fortificate tipiche coloniali spagnole che proteggevano sicuramente il porto da eventuali aggressioni esterne. Molto bello anche questo drago canario con queste radici che escono dal terreno. Eccolo qua, bello bello davvero. Ecco questo bellissima struttura dell'auditorium di Tenerife, di Santa Cruz de Tenerife. E questo è un modellino che ne descrive la struttura. Praticamente tutta la parte conica fa da cassa acustica e comunque ci sono anche delle salette minori per concerti più intimi. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Oggi c'è la piccola cucciola che non è stata tanto bene, quindi la devo un po' coccolare. La coccolate anche voi, mi raccomando. Allora, oggi questa bella giornata di sole, un po' meno ventosa di ieri, siamo a Santa Cruz e con i mezzi pubblici andiamo a fare una piccola escursione a San Cristóbal de la Laguna, che è la vecchia capitale. Stiamo prendendo il tramino per la laguna. Siamo arrivati alla laguna, la vecchia capitale di Tenerife. Siamo nel centro storico, nel casco storico, con i bellissimi terrazzini canari che sono questi qua in legno, la Betty che è lì davanti,
la trovi questa laguna? Carina, è molto viva, molto colorata, piacevole da camminare. Ci sono i pati come a Cordova, di piante, fiori, eccetera, eccetera. La città del San Cristobal de la Laguna, che viene comunemente definita la Laguna, è stata fondata nel 1498 dopo la battaglia di Aguerre, che sconfisse definitivamente il popolo guancio, e quindi gli spagnoli riuscirono a prendere completamente l'isola di Tenerife. È il classico tipico esempio di pueblo spagnolo, con numerose chiese e numerosi palazzi tipici del periodo colonialista. È molto molto bella, sede di alcune università, praticamente molto viva, molti giovani, e la sera ci sono tantissimi locali dove c'è una discreta vita. È molto gradevole, molto molto bella. Verso la fine del XVIII secolo venne progressivamente abbandonata dalle istituzioni per trasferire la capitale alla vicina Santa Cruz de Tenerife, che è 20 km più in basso, ma soprattutto che è una città con un servizio portuale importante, che quindi poteva anche mantenere scambi commerciali. Un altro drago canario, ce ne sono due qua, guarda, uno qui e uno qua. Ti piacciono i draghi canari? Moltissimo, li trovo alberi bellissimi. Queste case coloniali hanno gli interni piastrellati quasi come i portoghesi. Guarda che belli. Con un patio interno, in questo caso è scarno, scale in legno. Anche questi palazzi di pietra vulcanica nera. Proprio come a Cordova c'erano tutti questi pati con fioriti. Qua sono molto più spettacolari perché hanno questi balconcini in legno che sono veramente meravigliosi. Ragazzi, qui alla Laguna c'è anche un negozio di vinili, rarissimo ormai trovato. Guardate che bello. E riprendiamo la tranvia per tornare a Santa Cruz. Torniamo a Casina dal nostro carretto.
Eccoci qua, lasciata Santa Cruz, siamo saliti sempre più a nord, lungo costa, e siamo arrivati alla famosa Playa de las Teresitas. Quindi è diventata un punto turistico molto importante, sì, bello, niente da dire, vale la pena dal punto di vista turistico, è meno caotico del sud, sicuramente un po' più ventoso rispetto al sud, però è un bello sfogo per la città di Santa Cruz e della laguna. Ecco qua termina la strada dalla spiaggia della Teresina, c'è un bel ventone che lo sentiamo alle nostre spalle e c'è tutta questa zona scogliosa, praticamente pareti a dirupo che vanno in mare. Allora, senza dubbio stanno utilizzando al massimo gli spazi. Tenerife non aveva spiagge, questa spiaggia gialla, di sabbia gialla, arriva dal Sahara, è stata portata con navi e creata artificialmente come quasi tutte le spiagge di Tenerife. Mi sembra la Teita che fosse naturale, ma anche le spiagge del sud, Los Cristianos, las Americas, sono tutte artificiali. Allora vorremmo anche un giudizio da parte vostra. Cosa ne pensate di questa spiaggia artificiale?